si torna sempre all'idea che per cercare di minimizzare, diciamo, il lavoro che devo fare dalla parte hardware, della parte tecnologica, che è molto difficile, se io riesco a capire come il cervello funziona, posso cercare di indurlo a pensare che effettivamente sta ricevendo degli stimoli tattili che poi invece magari non ci sono, no? Quindi ci sono un po' delle illusioni. Quindi si può utilizzare quello che viene chiamata pseudo-haptics, ad esempio, quindi cercare di modificare la parte visuale dell'interazione per rendere sensazione, diciamo, per darti l'idea che effettivamente ci sia qualcosa di tattile nella tua interazione, come ad esempio deformare un oggetto, no? Se io tocco un oggetto e si deforma molto, mi darà l'impressione che questo oggetto è più soffice rispetto a un oggetto e si deforma meno, anche visualmente, no? Anche se io non ricevo nessuna veramente feedback e nessuna informazione tattile, anche se io non sento nulla, però se vedo un oggetto e si deforma molto, mi darà l'impressione di essere molto più soffice di un oggetto che no, si deforma molto poco. Abbiamo anche un video su Sì. questa cosa, quindi se vuoi. Esempio che funziona molto bene e costa molto poco, perché si può utilizzare anche con 0 interfacce aptiche, no? Giocando su queste piccole illusioni, queste piccole modifiche della parte visuale, posso andare a far credere all'utente di interagire con oggetti che hanno proprietà aptiche differenti, no? E su questa linea ce ne sono molto altre, che ad esempio posso dare un oggetto passivo nel senso un oggetto che non si muove, un oggetto, un pezzo di plastica, alla persona, e la persona interagisce nel mondo virtuale con vari tipi di oggetti differenti, ma nel mondo reale interagisce sempre con lo stesso oggetto passivo, sempre lo stesso pezzo di plastica, ma giocando sulla parte virtuale, quindi cambiando leggermente le proprietà della parte virtuale e della parte visuale, posso far credere alla persona di interagire con più oggetti differenti, quando in verità alla fine nel mondo reale c'è sempre lo stesso pezzo di plastica. No? Quindi volevo dire che è molto importante studiare la percezione umana così da poter ridurre il più possibile il lavoro tecnologico da fare, quindi andare a capire cosa è importante rendere per creare interfacce aptiche che sono focalizzate su quello che veramente conta, e per tutto il resto cercare di utilizzare la parte visiva per ingannare un po' più l'utente e fargli credere appunto di interagire con oggetti che hanno delle proprietà aptiche, però magari non posso rendere, no? Possiamo ad esempio un sistema aptico può rendere massimo 5 newton, magari però voglio rendere interazioni con oggetti che porterebbero a dare forze più grandi, magari posso dare sempre i miei 5 newton con l'interfaccia aptica, però poi magari deformare più o meno l'oggetto visualmente nel mondo virtuale, così che ti sembrerà di interagire con oggetti differenti, anche se io al massimo ti do sempre i miei 5 newton, che è quello che posso darti nel mio sistema. Quindi è importante capire come illudere la persona così da sopperire alle limitazioni dei miei sistemi, che li avrò sempre.